Hai mai sentito parlare del Christmas blues? È quella sensazione di tristezza che in genere si ha sotto Natale o comunque sotto le feste. La vaga sensazione di essere soli al mondo, diversi da tutti, quella sensazione di oppressione, quella sensazione di non capire il mondo e che il mondo non capisca noi, proprio come succede in Inside. Questa strana sensazione di sentirsi tristi quando arriva il Natale, il Christmas blues, è molto più diffuso di quello che pensi e negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid e la quarantena, si è molto rafforzato. Bene, quindi parliamo del mondo di Inside e del Christmas blues. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Inside è un gioco molto particolare, è ambientato in un mondo distopico, molto oscuro, molto triste e è tutto molto confuso, non sai perché sei lì e non sai bene che cosa devi fare. Ciò che invece è molto chiaro è che sei solo, sei diverso da tutti e che non capisci il mondo intorno a te. Questo succede in Inside, osservando le persone svuotate, osservando quelli che ti danno la caccia, osservando il degrado del mondo e portandoti dietro sempre la stessa sensazione di non capire bene la situazione. Ma questo succede anche nel nostro mondo, quando ti guardi intorno, tutti ridono, festeggiano, sono felici, ma tu non riesci ad afferrare il senso di quella felicità. Senti di non farne parte, ti senti estraneo. In entrambi i casi, nel mondo di Inside e nel nostro, ad un certo punto si perde la convinzione che si possa davvero capire la situazione e si aspetta, si continua ad andare avanti nella speranza che succeda qualcosa che ci porti un'illuminazione. La situazione è questa. Alcuni di noi si ritrovano a vivere in una scena che non riconoscono. Ci sono momenti in cui non sai cosa fare, ci sono momenti in cui non capisci nemmeno se chi ti sta intorno sta cercando di ostacolarti o di aiutarti. Il mondo interno e il mondo esterno sono troppo diversi e non si conciliano. In questa situazione spesso si cerca di dimenticare il mondo interno e cercare di adattarsi al mondo esterno, ma questo può funzionare solamente in parte ed è giusto che sia così. Pensiamo ad Inside, c'è un momento nel videogioco in cui ci ritroviamo in mezzo a queste persone svuotate, a questi zombie e dobbiamo adeguarci a loro, dobbiamo fare esattamente quello che fanno loro e mescolarci, non farci riconoscere. Quindi camminiamo in avanti a testa bassa, saltiamo quando c'è da saltare, ci fermiamo quando c'è da fermarsi, mentre tutti gli altri ci osservano. Adeguarsi alla massa in quel momento è la soluzione più semplice ed è anche l'unica che ti farà uscire da quel puzzle. È molto più facile adeguarsi al resto delle persone e diventare a tua volta una persona svuotata. In questo modo la vita diventa più semplice. Ma è davvero la scelta giusta? È davvero quello che vuoi fare? Svuotare te stesso per adeguarti alla massa? E se sì, quanto pensi di poterlo portare avanti? Beh, allora, come si esce da Inside? Come si esce da questo mondo? E soprattutto, come puoi lasciare una situazione così indefinita, una situazione che nemmeno capisci? Il periodo natalizio può essere un periodo molto stressante. Tutti fanno regali, si hanno impegni, bisogna cucinare, festeggiare, organizzare. È un periodo pieno di stimoli in cui i normali ritmi della vita vengono completamente sballati. Poi è un periodo in cui si tende a fare bilanci, si tende a pensare a che cosa si è fatto, che cosa non si è fatto, come sono messe le nostre relazioni, che cosa dovremmo fare. Insomma, ci sono un sacco di pressioni e di ansie. E in tutto questo il freddo e la mancanza di luce stanno lì a rafforzare tutto quanto e aumentare il senso di nostalgia e di solitudine. Essendo che l'intero mondo festeggia il Natale, non puoi sfuggirgli, non è la festicciola di paese, non hai modo di evitarla del tutto. Che ti piaccia o no, anche tu fai parte di questo mondo. Il mondo però in effetti è soggettivo, la realtà non è uguale per tutti, ognuno ha la propria versione della realtà, la propria prospettiva. Quindi lavora su te stesso, lavora sulla tua visione della realtà. Puoi decidere tu su cosa andare a focalizzarti, su che cosa ignorare, andando effettivamente a modificare la tua realtà. Quindi non ignorare le tue emozioni negative, ma cerca di capirle. Cerca di capire se ti senti davvero triste o semplicemente se il tuo vago senso di tristezza contrasta con il senso di felicità che vedi al di fuori di te. Insomma, sei triste perché sei triste o sei triste perché vedi tutti gli altri sovraeccitati? Insomma, prendi l'occasione di riflettere e capire davvero le tue emozioni. Perché ti senti triste? Che cos'è che ti fa provare questa tristezza?
Tutto questo senza farti influenzare dalla pressione sociale, da quello che secondo la società dovresti o non dovresti sentire, da quello che dovresti o non dovresti fare. Insomma, festeggia se ti va, non festeggiare se non ti va. Impara a prenderti il tuo tempo, a tenere il tuo ritmo e a declinare gentilmente tutti quegli impegni che non ti va di avere. Il fatto è che siamo abituati a voler dare per forza un senso a tutto. Tutto deve avere un significato e tutto ciò che ci circonda deve avere un perché ai nostri occhi. Però non tutte le cose sono così. Natale, il Christmas blues, Inside sono cose molto particolari, molto anomale. Forse un senso non dobbiamo trovarcelo per forza. Il Natale, insomma, è un periodo in cui bisognerebbe essere felici a tutti i costi. Ma questa felicità da dove dovrebbe venire? È per il 25 dicembre? È una giornata davvero così speciale? Davvero così diversa da quello che potrebbe essere un 4 febbraio? No, il Natale è un fattore esogeno che proviene dall'esterno, quindi non può di per sé portare una felicità interna. Per il tuo inconscio il Natale non esiste, non ha un senso. Ecco un altro gatto. Quindi non sei obbligato a sentirti felice, non ti devi sentire in colpa se a differenza degli altri tu non senti tutta questa felicità. Non sei inadeguato se magicamente non ti appare questo senso di felicità dal nulla. Insomma, non sarà il 25 dicembre a portare felicità nella vita, ma sei tu stesso a poterla migliorare, sei tu stesso a portare felicità nella tua vita, indipendentemente dal periodo dell'anno, che sia dicembre o che sia luglio. Anzi, secondo me a luglio c'è più facile, c'è meno freddo. Ecco, in sostanza, torniamo al punto iniziale. Non devi per forza cercare un senso a questa felicità e adeguarti ad essa. Concentrati sul tuo mondo interno e vivi questa esperienza, questo periodo come più preferisci. Non c'è un modo giusto e un modo sbagliato di vivere una festività. Insomma, Inside, un po' come il periodo natalizio, è particolare, lo dicevo anche prima. Non è finalizzato a raggiungere una meta o raggiungere un preciso scopo, ma è questione di vivere il viaggio, sperimentare delle sensazioni. Insomma, non va vissuto come una storia, ma come un'esperienza fine a se stessa, diciamo. Non è un gioco per tutti, può piacere oppure no, alcuni lo trovano un capolavoro, altri non lo capiscono, ma non sentirti così perplesso, cioè parla delle tue perplessità agli altri intorno a te e vedrai che sarai sorpreso dal numero di persone che condividono le tue stesse sensazioni. Parlo di Inside e parlo anche del Natale. Insomma, se parli con le persone intorno a te ti renderai conto che non sei affatto solo, che chi hai intorno può provare le tue stesse emozioni. Bene, io spero che questi consigli possano esserti utili e che possano portare un po' di luce magari in un momento che non è poi così luminoso. Se il video ti è piaciuto, allora metti un mi piace, condividilo e iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.